La povertà accorcia la vita. È la conclusione di uno studio pubblicato su Lancet, secondo cui vivere in condizioni sociali e economiche svantaggiate, per esempio avendo un basso profilo professionale, può privare una persona di 2 anni in media. Oggi parliamo della povertà in Svizzera. Belli e brutti, come state? State bene? Beh, spero di sì, perché qui in Svizzera le cose vanno male, malissimo anzi, posso dire. L'ultimo articolo che è uscito oggi, che la povertà è aumentata quest'anno, solo nel primo semestre, del 20% in Svizzera. Abbiamo 20% in più di persone che non riescono neanche più a mangiare e comprarsi le cose necessarie per ogni giorno, diciamo così. Una cosa che è spaventosa, perché stiamo parlando del paese più ricco del mondo, e se succede qui così, chissà cosa succede in Italia. Parliamo di questo oggi. Benvenuto nel mio canale. Ok, guardate che bel cielo, guarda. Prima che viene a piovere vi racconto un po' questa storia della povertà in Svizzera. Bene, allora nel 2021 la Caritas ha fatto uno studio sulla povertà in Svizzera ed ha scritto che 740.000 persone sono in questa posizione, diciamo, di vita di povertà, e questi 745.000 è composto non solo dalla classe media, diciamo, che sta ora scivolando in questa soglia della povertà, ma gran parte sono i pensionati che non ce la fanno con la pensione di vivere, di arrivare fine mese, diciamo così. Ecco, questo era però nel 2021, attenzione. Poi è venuta la pandemia. Questa pandemia cosa ha creato qui in Svizzera? Chiusure di aziende, chiusure di ristoranti, chiusure di alberghi, il settore gastronomia, che era molto colpito di queste restrizioni che hanno fatto. Si possono un po' paragonare come le restrizioni che stanno facendo contro la Russia, in poche parole, che non servono a niente e furono creati per niente. Comunque succede che dal 2021 fino a ora questa soglia di 745.000, diciamo, questa cifra è aumentata e siamo arrivati quasi a 820.000. Perciò se va avanti così, fra alcuni anni arriviamo a 1 milione.
e questo sarà forse anche presto, perché ora appunto tutti i boomer, cioè quelli degli anni 60, 50, 60, ora arrivano nell'età di pensione e loro saranno confrontati, diciamo, con vivere con veramente pochi soldi qui in Svizzera, che è molto difficile. Io mi devo sbrigare perché qui inizia a piovere. La Svizzera, guarda, è fantastica, guarda. Esci col sole e ritorni bagnato a casa. Una sensazione unica, guarda. Comunque, ecco, 820.000 più o meno siamo oggi. Gente che sono poveri. In Svizzera essere poveri è chiaro, c'è la sociale che ti può aiutare, però appunto prima di questo chiaramente ce ne vuole. Beh, io ho sentito io ho un amico che mi ha raccontato che la moglie ha avuto il Parkinson, mi sembra, Alzheimer, Parkinson, una cosa del genere. E normalmente in Svizzera c'è la mamma mia oggi veramente anche la pensione di invalidi e la pensione dell'accompagnamento. Ecco, questa assicurazione ti dovrebbe dare un sostegno appunto per questi casi brutti che possono succedere a chiunque. Cosa è successo? Prima che lui ha ricevuto solo un franco da questa assicurazione, sono passati 2 anni. Ma voi sapete cosa significa 2 anni in Svizzera senza paga? In Svizzera. Cioè credendo di essere, come detto, assicurato, di avere un appoggio, perché noi tutti stiamo pagando questa assicurazione, e poi dura 2 anni prima che ti pagano un franco di pensione che avresti il diritto di averla. E chiaramente poi ci sono dei casi che leggi nei giornali che hanno in pratica preso in giro questa pensione di invalidità o questa assicurazione che si chiama SUVA o la IFAO, l'invalidità in pratica, e ti chiedi come cavolo hanno fatto, perché se un caso normale dura 2 anni prima che ti pagano un franco, come hanno potuto appunto fare questi trucchi e imbrogli con questa assicurazione? Si vede che è gente preparata, che conosce bene la legge e sa come. Però appunto la gente che veramente ne ha bisogno, che poi è la minima parte, cioè non è che la gran parte ora sono imbroglioni, quelli che prendono l'invalidità e via vai. Sono veramente una minima, forse l'1%, forse neanche, capito? Cioè non è che stiamo parlando ora in generale. Però in generale quello che ti posso dire è: se ti capita qualcosa a te qui in Svizzera, appunto come questa famiglia, che poi lei è morta purtroppo, rimani col culo per terra. Se non hai qualcosa, ma qualcosa di tanto risparmiato, non qualcosa di poco, perché qui sopravvivere 2 anni senza paga significa di avere minimo una spesa di 150.000 franchi senza problemi. Perciò se tu non hai questi soldi da parte, prima che ti pagano loro, cari miei, questa è la realtà qui in Svizzera. Non è quello che certi italiani che vengono qui, la prima cosa che fanno è che si prendono la Alfa Romeo sul leasing, l'iPhone sul leasing, è tutto sul leasing, poi scendono giù in paese, si fanno vedere con queste cose
e tutta la gente nel sud o in Italia credono che in Svizzera si sta bene, sono tutti milionari, miliardari. La verità non è così, non è così, purtroppo qui tanta gente è veramente ingenua, tanti italiani che vengono qui, anzi ho letto l'altro giorno un post su Facebook, mi devo sbrigare perché guarda qua, di uno, sentite bene, di uno italiano che ha scritto: ho ricevuto un'offerta di lavoro in Svizzera di una banca svizzera e mi vogliono pagare 80.000 franchi di paga, ok? Già diciamo che mettere queste cose su Facebook mi sembra già una cosa, vabbè, ok, lasciamo perdere, va. Ok, poi scrive questo qua, sempre questo tipo, scrive: però io vorrei chiedere 100.000. Cioè, veramente crede che tutta la Svizzera aspettano a lui per venire qui in Svizzera a lavorare, ok? E la gente a commentare giù, devi stare qua, di là, gli danno pure dei suggerimenti. Io ho risposto solamente: 80.000 franchi al mese va bene, ma se li prendi all'anno non va bene. Cioè l'ho preso in giro perché ho detto, questo non so, un banchiere che, anzitutto un banchiere che scrive una cosa del genere, già per me non è un banchiere, è un troglodita, non so cosa, ma sicuramente non un banchiere. E poi appunto pubblicarlo su Facebook, poi chiedere al pizzaiolo che sta ora lì su Facebook o chissà cosa un consiglio se la paga va bene quella che prende lui, cioè veramente roba ridicola, veramente. E così è, perché ci sono troppi ingenui che credono appunto chissà cosa qui in Svizzera. Bene, tutto qui, dai, basta, torno a casa perché qui ora viene a piovere. Ciao ragazzi!